Ciao a tutti ragazzi, allora siamo pronti per fare il trasferimento da quest'arnia qui, che come vedete ha dei grossi problemi di spazio, a quella nuova che ho fatto. In questo video vi farò vedere, vi spiegherò le parti principali che compongono l'operazione del trasferimento, ok? Andiamo avanti. La prima cosa che bisogna fare per iniziare a fare il trasferimento, oltre ad aver reperito l'arnia che deve essere comunque dello stesso tipo, in questo modo non avrete ovviamente altro da fare oltre al trasferimento che spostare i favi da una parte all'altra, altrimenti per operazioni con arnie differenti diventa tutto molto più complicato. Quando si fa il trasferimento dai favi naturali a magari le arnie durante il recupero, come avete visto dagli altri video, è una situazione molto più complessa. Adesso, oltre ad essermi messo la tuta, metterò anche i guanti, perché come vedete, siccome che la situazione è questa, bisognerà togliere le frasche, togliere tutto e spostare l'arnia con tutte le api attaccate lì fuori, quindi sicuramente si creerà un bel caos. Per evitare di farmi male io e loro è bene essere ben coperti e essere rilassati. La seconda cosa è trovare un piano, un cavalletto, qualunque cosa voi troviate che sia più o meno della stessa altezza, in modo da spostare l'arnia. Andrà messa nella parte anteriore, cioè da qui andrà spostata qui, e al posto di dove si trova l'arnia adesso verrà messa quella nuova, con l'ingresso che deve più o meno coincidere con l'ingresso che avevano prima, per ridurre al minimo lo smarrimento del ritorno delle bottinatrici, ok? Quindi cercheremo di mettere l'ingresso più o meno nello stesso punto. Infatti quest'arnia che ho fatto nuova, ho fatto l'ingresso laterale, che di solito io invece faccio frontale. Nel frattempo l'arnia perone è in grande fermento, poi vi farò vedere anche com'è la situazione interna dell'arnia perone nel prossimo video. Quindi ripiano, sposteremo l'arnia e adesso andiamo a fare la prima operazione, cioè spostare l'arnia così com'è e metterla su questo ripiano. Adesso vado a togliere le frasche, che sicuramente la situazione tenderà a degenerare, e il consiglio è prepararvi un affumigatore, anche se io in genere non lo uso, probabilmente non lo userò, vediamo un attimo se la situazione è gestibile, eviterò se posso, specialmente con questo caldo. Queste poi le riusiamo sull'arnia nuova. Allora, prima di tutto guarderò anche dalla finestra per rendermi conto com'è la situazione. Sembra quasi totalmente piena. Ok. Come vedete, a causa del caldo e del grande numero di api c'è situazione caotica, come avevo già detto. Adesso spostiamo l'arnia, solo che le api qui sotto non mi aiutano. Non so come prenderla. Non me la stanno rendendo facile, essendosi messe sotto così, non so come prendere l'altro e non ucciderle. È un vero casino. E dai, guarda Dio.
Ci serve la tavola e ci sono loro. Cioè, veramente me l'hanno resa veramente difficile. Essendo tutte attaccate lì, ok, ci siamo. Adesso abbiamo messo questa, adesso andiamo a mettere l'altra e ci spostiamo. Adesso la prima cosa da fare è mettere in bolla l'arnia, quella nuova. L'arnia è in bolla, è pronta. Allora, il sistema di mettere davanti l'arnia vecchia e dietro quella nuova ci permette di fare tutte le operazioni di sistemazione in tranquillità. Infatti, come vedete, la situazione, il tempo che io ho messo in bolla la nuova arnia si è tranquillizzata, ok, perché per loro comunque è soltanto un piccolo spostamento. Adesso cominciamo a trasferire i favi. Prima mettiamo le barre che mancano, che sono quelle in più, che l'arnia è un po' più grande, ne cominciamo a mettere qualcuna. Ok, ci siamo, iniziamo il trasferimento vero e proprio. Stavano costruendo anche qui, ovviamente non avendo spazio. Ecco qui, già abbiamo trasferito qualcuno, adesso cominciamo a trasferire quelle con i favi. Siamo arrivati. Cercherò sempre di spostarne 2 o 3 insieme, onde evitare incidenti. Adesso devo controllare, togliendo il listello di carret, che è questo che rende comodo, per controllare se i favi sono storti, sono saldati. Allora, c'è qualche ponte, usiamo le nostre stecchette. Allora, dopo aver controllato, guardate dentro e tagliate i ponti se ci sono, se no si rompe tutto. Allora, dalla parte interna capire se c'è il ponte è impossibile, perché la quantità di api è veramente sconfinata. Facciamo piano piano e vediamo se c'è qualche movimento sospetto. Sembra di no. Ecco qui. Ah, c'è un sacco di covata qui, che bella. Ah, mentre spostiamo si può anche controllare se c'è la regina. Sembrano abbastanza tranquilli ormai, Eccolo qui. Sono uniti, però sono bei favi, eccoli qui. Ottimo, ottimo. Allora, per non fare lo schiacciamento, fate questo movimento, un su e giù e accostate, piano piano. Poi qualcuna può rimanere fuori, ma ecco qui. Allora, qui, come vedete, ci sono i favi, quelli con il ferro, per farvi vedere, non è che dico stupidaggini, che un paio di anni fa abbiamo tirato fuori dal tombino. Eccoli qua. L'altro non ho preso miele, niente, perché la famiglia non era molto sviluppata. In realtà pensavo proprio che non ce la facesse, invece guardate quest'anno che spettacolo. Ok? Vado avanti. Eccoci qua. Allora, questo spostamento ci permette di fare praticamente la prima ispezione dopo 2 anni. Guardate che bella covata di qua. Sto guardando, tante volte c'è la regina, sono tutte molto statiche, devo dire.
però la covata è fitta fitta, guardate che bella, spero si veda, non so se riesco. Andiamo avanti, non le voglio disturbare troppo, anche se oggi fa un caldo tremendo, non c'è neanche sole né vento, insomma una giornata direi perfetta per fare questa cosa. Allora qui come vedete invece hanno accettato a fare la covata all'inizio nella parte più stretta, quindi direi che è perfetto. Io questa parte qui gliela lascio a covata e il resto vado avanti. Questi ci vorrà qualche annetto per toglierli scalando di 2 e 2, però lo faremo lentamente. Vi faccio vedere più da vicino quella che è l'operazione più complicata, e cioè quella di dividere le barre per il trasferimento senza creare danni. Se avete gli stelli di Garrett, che in questo caso sono utilissimi, ne togliete prima uno, spostate sempre 2-3 barre insieme perché alla fine vi accelera il lavoro e diminuisce la probabilità di incidenti. Allora, come vedete si fa un controllo, sembra non ci siano dei ponti di contatto, quindi possiamo spostare lentamente, sempre da un lato all'altro con un movimento oscillatorio, sempre da un lato all'altro, prima allargando un lato e poi l'altro, fino a che si è sicuri che non c'è niente. Ok, guardate sempre anche il lato del favo, in maniera che se allargate e c'è il ponte, vedete il favo tende a rimanere lì in quel punto e capite che dovete tagliare il ponte. Ok, qui è tutto a posto. Poi alzate leggermente le barre da una parte per capire se sono incollate. Una volta che avete visto che non lo sono, tirate su. Ecco qua, guardate che bella covata anche qui, eccola qua. Vado a trasferire, vi mostro poi il sistema per l'accostamento. Non accostate in linea ma sollevate, ecco, attenzione, questa si è divisa, sollevate e date modo alle api di andarsene in questa maniera. Ma siccome che qui questo si muove, facciamo prima così. L'altro sistema è accostate a una distanza che sia più o meno quella del listello, poi prendete il listello, appoggiate il lato e facendo di qua e di là lo fate scendere. Ecco fatto. A quel punto potete stringere. Ok, nessun incidente. Andiamo agli sgoccioli. Le barre dovrebbero essere giuste, forse se ne dovrà aggiungere una, quindi in realtà i favi che sto per spostare adesso saranno quelli che andranno tolti per la smelatura, perché sono i primi a sinistra e ormai saranno esclusivamente di miele, cosa che adesso noi controlleremo. Oh, tanta covata, altri 2 favi di covata, questa e l'altra, quindi stanno diventando veramente tantissime, e la cosa bella è che adesso avranno lo spazio, quindi di questo sono molto contento. Sono riuscito a fare questo trasferimento al momento giusto. Adesso gli darò modo di espandersi alla grande. Allora, in realtà no, non hanno fatto i favi a miele, sono ancora tutti a covata, quindi niente, vediamo se è l'ultimo almeno, perché questo è ancora a covata. Facciamo questo qui. Ecco. Una resistenza sospetta.
Sono bravi, hanno costruito tutto molto dritto, devo dire. Allora, come vi dicevo e vi confermo, l'ultimo favo è a miele. C'è un paio di maschi, ma fanno così. Il passo successivo poi è mettere solo miele. Ce ne sono veramente due, credo, forse uno. Il resto è miele, quindi ad agosto sicuramente questo e quello prima, quindi gli ultimi due, saranno pronti per la smiratura e per rinnovare il nido. Allora, abbiamo finito, è rimasto da chiudere l'ultimo pezzo. Il problema adesso è che, come vedete anche voi, l'arnia è stracarica di api. Cosa fare in questa situazione? Adesso ve lo faccio vedere. L'operazione non è delle più simpatiche, però è l'unico modo. Adesso quello che andrò a fare è prendere l'arnia che è piena, adagiarla sopra le barre qui e cercare di scuoterla. Il problema è che quell'arnia è molto pesante, però non c'è altro modo. La scuotiamo e poi con un po' di erba cerchiamo di indirizzarla. Ho lasciato l'ultimo pezzettino qui libero in modo che saranno più facilitate quelle sopra ad entrare. Vediamo un po' come va. Ho messo l'arnia sopra, come vedete, vedete? Per lungo. Vediamo un po'. Niente. Essendo così pesante non cadono, quindi bisogna fare con l'erba per forza. Comunque quando le prime cominceranno a trovare la strada chiameranno le altre. Ci siamo. Vi facciamo sentire dove è il punto giusto. Certo, è un po' un casotto, però non c'è altro modo. Quando l'arnia è più piccola si può alzarla e batterla sopra, è più facile, ma in questo caso non è possibile. Adesso devono solo avere modo di farsi chiamare dalle altre, piano piano si fa. Vi mostro il caos per quante sono, cioè queste sono solo quelle che stavano nella base dell'arnia, veramente tantissime, sono cresciute in maniera incredibile. Vabbè, adesso ci vuole un po' di tempo che si calmano. Devo ammettere che di tutti i trasferimenti questo è stato il più difficile per varie cose che sono successe e soprattutto perché erano veramente troppe per quell'arnia. Questo è il risultato. La fase finale è togliere l'arnia da lì vicino, anche se non stanno allo stesso punto perché l'odore è troppo forte. Adesso, prima di spostarle, che sono troppe, la metto lì. Come vedete stanno cominciando a entrare dall'ingresso, in modo che piano piano abbandoneranno quella vecchia e entreranno in quella nuova. L'ho scossa un po' di volte. Adesso che la gran parte sa dove è l'ingresso, conviene mettere l'arnia vecchia che tocca almeno una parte di quella nuova, in modo che le api fanno il classico fiume d'ingresso quando capiscono dove è la regina. Adesso le metto bene accostata e aspettiamo. Ecco qui. Adesso lentamente troveranno la strada. Adesso le aiutiamo un po' con il fumo per velocizzare un attimino. Faccio vedete lì l'angolo che tocca, piano piano e le mandate, vedete, cominciano a attraversare. Una volta che hanno trovato la strada, questo aiuterà. Come vedete già chiamano da lì e chiamano anche da qui, quindi adesso è solo una questione di tempo. Il pomeriggio oggi è al termine, quindi a breve cominceranno ad entrare. C'è un po' di caos in più, semplicemente perché io non ho potuto mettere l'ingresso al centro perché non sono d'accordo,
e quindi molte insistono ad entrare da quel punto. Se io se l'arnia fosse stata con l'ingresso al lato corto e io ho rimesso l'arnia con l'ingresso al lato corto, a quest'ora stavano già tutte dentro, però purtroppo questa è un'arnia che io uso per fare i recuperi e quindi me la trovavo così. Adesso ci farò anche un ingresso frontale, così per le prossime volte sarà più facile. Allora, come vi dicevo prima, sembra assurdo visto che le api volano, ma creare delle strade le aiuta. Questo qui per esempio, il trucchetto è un pezzetto di favo che avevano dentro loro, messo a scalino da sopra al muretto. Come vedete loro andando lì poi vanno dentro, ma questo è giusto per velocizzare, non è che le api sono sciocche e poi non la trovano, però sono dei trucchetti che vanno bene anche quando si fa la cattura degli sciami. Questo aiuta molto. Va bene, adesso si tratta solo di pochi minuti, insomma. Ecco qui, abbiamo messo il super tetto coibentato, ormai ne sono rimaste pochissime fuori, adesso hanno lo spazio per stare belle larghe. Voglio vedere un attimino dalla finestra la situazione. Ecco qua, adesso hanno un bel po' di spazio libero, come vedete sono tranquillissime, tutti al lavoro. Adesso saranno molto meglio, l'arnia questa è molto più coibentata, spessore 35 più il sughero. Con questo è tutto, spero che il video vi sia utile e alla prossima. Ciao a tutti da Leonardo Bar, mi raccomando iscrivetevi, mettete mi piace e se volete sostenete il canale. Ciao a tutti.